cercheremo di spiegare quello che è il fabbisogno giornaliero di glucosio da parte del cervello, di zucchero da parte del cervello. Diciamo che il nostro cervello in uno stato non chetogeno utilizza in media circa 100 grammi di glucosio al giorno, quindi noi dobbiamo avere una disponibilità ematica di 100 grammi di glucosio. Sappiamo che questo glucosio arriva dal glicogeno epatico, che è l'unica fonte di riserva di glucosio che noi abbiamo nel nostro organismo. Quindi il glucosio, lo zucchero di riserva, è quello epatico, che arriva alla quota massima di 100-150 grammi, e questo zucchero può essere rilasciato dal fegato e immesso all'interno del circolo ematico per mantenere costante la glicemia. Perché? Perché il cervello in condizioni normali, fuori da uno stato chetogeno, utilizza 100 grammi di glucosio al giorno. Ciò significa che ogni dieta che contiene meno di 100 grammi di carboidrati al giorno potrebbe portare ad uno stato di chetosi. Ecco perché, ed ecco il concetto delle cosiddette diete low carb, le quali tendono a mantenersi in quota di carboidrati al massimo di 100 grammi di carboidrati al giorno, e porta praticamente alla chetosi ad una intensità, ad una velocità, comunque dipende molto dai carboidrati che noi introduciamo, e più carboidrati e meno carboidrati noi introdurremo all'interno del nostro organismo, e maggiore e più profondo sarà lo stato di chetosi. Ricordiamo soprattutto che durante le fasi iniziali della chetosi qualsiasi assunzione al di sotto dei 100 grammi di carboidrati porterà sempre allo stato di chetosi. Questo è perché è importante sottolinearlo, perché il nostro cervello, che normalmente utilizza 100 grammi, 150 grammi al massimo al giorno di carboidrati, è in grado però di adattarsi ad utilizzare i chetoni come substrato energetico, portando quindi ad una notevole richiesta da parte di lui, insomma, delle riserve di glucosio. Quindi il glucosio, la glicemia, non viene intaccata dal cervello quando praticamente il cervello si è abituato ad utilizzare i chetoni. Quindi se il cervello non va a rubare, diciamo, a sottrarre glucosio ematico, tutti gli altri tessuti che nel nostro organismo sono glucosio dipendenti e soprattutto insulino indipendenti, e stiamo parlando del cristallino, della retina, della medulla surrenale, dei tubuli renali, delle vie spermatiche, dei globuli rossi, dei globuli bianchi, queste cellule staranno meglio. Quindi il benessere delle nostre cellule migliora quando il cervello passa da una utilizzazione del glucosio ad un'utilizzazione dei corpi chetonici. Quando il nostro metabolismo passa da un metabolismo glicolitico a un metabolismo chetogenico, noi avremo praticamente un miglioramento di globuli rossi, globuli bianchi, quindi sistema immunitario, della retina, del cristallino. Avremo praticamente un miglioramento dei corpi chetonici, perché il cervello non sottrae più glucosio a questi organi importanti.